Betson Sport, ciak. Betson Sport, ciak. Betson Sport, ciak. Benvenuti alla nuova puntata di Team Talks Powered by Betson Sport, oggi con Irene Santi, Michela Cambiaghi e Anna Maria Sertolini. Ciao ragazze, come state? Ciao. Ciao. Stiamo bene? Siamo arrivate da un allenamento. Dai, tutto bene. Un po' stanche, però molto bene, dai. Allora, parliamo un po' di questa stagione che si sta per concludere, stagione che vi ha regalato una grande gioia, l'obiettivo che inseguivate da tanto tempo, cioè la qualificazione alla Champions League. Che emozione è stata? Raccontatemi un po' proprio la gioia della conquista e poi un po' tutto il percorso che vi ha portato poi a raggiungere questo traguardo. Sicuramente è stata una grandissima emozione. Io ho avuto già la fortuna di giocare una Champions League, anzi 2 Champions League, e di segnare, quindi ha un sapore diverso perché ovviamente acquisire una nuova qualificazione vuol dire lavorare duro durante il pre-ritiro, durante la stagione, quindi ha un sapore diverso perché ce la siamo conquistate, era la prima per l'Inter, quindi sono molto felice di questo e non vedo l'ora di giocarla. C'è una partita, secondo te, che vi ha fatto capire che ce l'avreste fatta? Cioè un po' la partita della svolta, se vogliamo. Ma ci sono state diverse partite che ci hanno fatto capire che, ok, ci stavamo avvicinando sempre di più a questa zona, a questa qualificazione, tra cui magari la vittoria contro la Roma o la vittoria contro la Juve che è arrivata nei minuti di recupero, quindi penso queste partite. Irene, qual è la forza di questo gruppo? La forza di questo gruppo sicuramente è l'unione, perché siamo un gruppo molto unito, non ci sono mai stati casi, quest'anno magari si sente di solito nello spogliatoio che ci sono momenti di difficoltà relazionali tra le giocatrici. In realtà noi quest'anno siamo sempre state molto gioiose, felici e anche vogliose sempre di lavorare e di raggiungere il nostro obiettivo. Anna, la partita che senti di più, cioè l'avversaria contro cui ti piace di più giocare, che ti stimola di più? Beh, sicuramente ogni partita ha la propria storia. Quest'anno ho sentito di più le partite contro la Roma perché comunque ho fatto 6 anni, però ogni partita la vivo in maniera diversa e con l'obiettivo dei 3 punti della vittoria, quello è la cosa fondamentale. Tu Irene sei all'Inter da tantissimi anni, qual è il momento più bello che hai vissuto con questa maglia? Sicuramente quando abbiamo vinto il campionato, poi finalmente eravamo saliti in Serie A, la premiazione a San Siro, tutte queste cose, però devo dire che con il passare del tempo, cioè ogni anno si è aggiunto sempre qualcosa in più e si vede sempre più in alto e questa è la cosa bella, quindi sicuramente è una soddisfazione immensa quella adesso di aver raggiunto questo obiettivo perché volevamo raggiungerlo da tanto tempo. E da tanto tempo mancava e quindi finalmente abbiamo detto ok, allora ci siamo anche noi veramente tra le squadre più importanti nel nostro campionato, perché è giusto che sia così per quanto mi riguarda, per il club e per tutto quanto. Quindi devo dire che quest'anno una bella soddisfazione ce la siamo tolte. Poi io guardo sempre un po' Oltre. un po' più avanti, però Giusto. si vedrà. Visto che l'ho chiesto a Irene, anche a voi il momento più bello finora? Per quanto mi riguarda il gol dell'anno scorso nel derby, perché è stato secondo me molto importante, era la prima partita che giocavamo all'Arena e mi ricordo che prima di quella partita ho proprio pensato cavolo, è la prima partita che giochiamo qui e per forza dobbiamo vincere, non possiamo perdere. E poi avevamo vinto 1-0, avevo segnato e quindi penso che quello è uno dei momenti più belli. Ma sicuramente un momento molto emozionante, importante è stato sicuramente il gol alla Roma che, come stavamo parlando con loro, ha sancito secondo me un momento importante per noi ragazze, per la società, dove abbiamo capito veramente che potevamo puntare a un obiettivo concreto che volevamo fortemente da inizio stagione. E volevo dire una cosa importante, che durante la stagione secondo me la forza è stata proprio il gruppo, le persone che hanno giocato di meno
hanno aiutato magari noi che abbiamo giocato di più a star sempre sul pezzo, a far sì che il loro supporto, anche se magari so benissimo cosa vuol dire stare in panchina e non giocare, abbia comunque dato quella leggerezza, quel sostegno che serviva, che serviva e che è servito molto e davvero ringrazio di cuore tutte perché non è facile star fuori, ma è stata secondo me l'arma in più dell'Inter di questa stagione. Prima Irene parlavi della forza del gruppo, quanto è importante la vita di spogliatoio? Tanto, sicuramente, perché poi nello spogliatoio si creano un po', insomma, quelle relazioni, insomma ci si scambia dei consigli e delle idee di gioco, quindi comunque il calcio è uno sport di squadra, i risultati non li raggiungi da solo e quindi per forza il gruppo ha un'importanza enorme. Passando così tanto tempo insieme possono anche poi nascere dei veri e propri rapporti di amicizia? Sì, comunque noi passiamo tante ore insieme, quindi è ovvio che inizi a condividere magari qualcosa prima al campo, poi magari inizia a uscire con le compagne anche al di fuori, quindi si nascono dei veri e propri legami che a volte poi magari ti porti avanti anche negli anni. Quindi è sicuramente una cosa molto bella dello sport in generale, ma degli sport di squadra soprattutto. Avete, Anna, dei momenti di condivisione extracampo, magari delle cene di squadra, grigliate, qualche evento che magari a cui partecipate insieme? No, sì, sicuramente quest'anno abbiamo avuto magari meno tempo per farlo perché comunque ognuno poi al di fuori è difficile unire tutti gli impegni, però anche settimana scorsa abbiamo fatto una grigliata insieme, cerchiamo veramente di trovarci e di passare del tempo insieme, come hanno detto prima loro è fondamentale e quest'anno è stato veramente un punto a favore per noi perché poi alla fine ti ritrovi oggi ad avere una qualificazione in Champions, un secondo posto assicurato e stare bene tutte insieme, che è la cosa più importante. Ire, chi ti ha fatto innamorare di questo sport? Penso che da piccola, cioè, uno ce l'ha un po' dentro quando deve scegliere che sport fare fin da piccoli, perché io avevo provato 2 sport tipo ginnastica artistica e danza, da cui ero scappata, però se una bambina a 5 anni ti dice che vuole giocare a calcio è perché veramente lo vuole fare, perché cioè, era un po' anche assurdo in quel periodo, non è che c'erano così tante bambine, quindi però ero circondata da persone super innamorate del calcio e in casa mia si parla di calcio 24 ore su 24, tutti giocano, e tutti i cugini di qua e di su e di giù e giocavamo solo a calcio e io mi sono innamorata di questo sport, penso così. Poi dopo ovviamente inizi a guardare le partite, inizi a capire cioè, chi sono i calciatori forti, quelli meno forti, però secondo me è una cosa che viene dopo. Inizialmente cioè, tu c'è qualcosa dentro che ti dice io voglio fare questo sport, specialmente se sei una bambina e non era ancora così comune come lo può essere adesso. No, io ho praticato tennis fino a 10 anni, poi io abito in un paesino, sono originaria di un paesino piccolo di Bergamo e quindi diciamo che trovare strutture che davano la disponibilità di giocare a tennis era difficile, quindi diciamo che ho optato per il calcio e niente, ho iniziato a giocare con i maschi e poi mi sono dovuta spostare a un po' di chilometri da casa per giocare con le bambine. Io invece ho iniziato a giocare con mio fratello in giardino, lui ha 5 anni più grande di me e mia mamma mi racconta che appunto quando avevo già 2 o 3 anni io lo rincorrevo perché volevo giocare con lui. Però poi effettivamente quando ho iniziato le elementari non volevo fare sport e mia mamma a un certo punto è stata molto decisa e mi ha detto devi scegliere uno sport, qualsiasi sport che tu vuoi fare va bene, però devi scegliere qualcosa. E quindi all'inizio avevo fatto una lezione di pattinaggio, poi dopo qualche settimana ho ascoltato una canzone
e che parlava di giocare a calcio, queste cose, e sono andata a mia mamma e gli ho detto guarda, se proprio devo scegliere uno sport voglio giocare a calcio, e quindi lei mi ha detto va bene, era convinta che smettessi poi, ma in realtà così non è stato, però lei è sempre stata contenta, non mi ha mai ostacolato, niente. Avete sempre giocato nel vostro ruolo attuale? Oppure durante la vostra carriera avete magari cambiato posizione in campo? Lo cambio ogni giorno, quindi non lo so. No, sì, un po' in difesa o a centrocampo. Sicuramente non ho fatto la punta nell'esterno, quindi questi due. Io ho fatto sia l'attaccante esterno, quindi neanch'io sono andata in difesa, per fortuna. No, ho fatto anche qualche partita al quinto, però sì, tendenzialmente comunque in attacco. Io diciamo tendenzialmente sempre l'esterno d'attacco, poi negli ultimi anni mi sono adattata a fare il quinto e un po' tutto fascia, però sì, diciamo sempre fascia comunque. C'è qualcuno, una persona in particolare, mi riferisco a qualcuno della famiglia o magari un ex allenatore, una compagna, qualcuno che è stato per voi importante, che vi ha lasciato magari un insegnamento particolare che poi vi è servito in futuro? Personalmente credo che mia mamma sia stata la persona che mi abbia sempre aiutato, supportato e indirizzato magari quando vedevo le cose o comunque c'erano delle difficoltà. Lei, mio padre anche, quindi diciamo la mia famiglia in generale è stata la parte fondamentale di tutto quello che ho costruito in questi anni e spero di costruire, quindi un grazie lo devo a loro e a miei zii, comunque la famiglia è stata il fondamento di questo sogno che sto vivendo ogni giorno. Allora, per quanto mi riguarda è stato mio papà, perché vabbè, anche lui ha giocato in passato e quindi è sempre stato dentro all'ambiente, quindi conosceva molte dinamiche, mi ha sempre accompagnato, ancora adesso mi accompagna nella mia carriera. E in passato magari mi dava anche consigli, adesso sono un po' più grandicella, me ne dà magari qualcuno di meno, però soprattutto quando ero più piccola, che ero un po' più magari irrazionale, lui mi aiutava tanto e ancora adesso mi aiuta e è un mio punto di riferimento. Sicuramente i miei genitori, partendo da mia mamma che mi accompagnava agli allenamenti tutte le volte che dovevo andare, facendosi comunque, cioè, era un grande impegno anche per lei accompagnarmi, fare tutta la tangenziale alle 5 del pomeriggio, aspettarmi, riportarmi a casa. E mio papà, certo, sicuramente lui deve riguardare tutte le partite, deve dirmi tutte le cose che mi deve dire, quello che pensa, cosa devo fare. Ecco, però sicuramente, cioè, a volte gli dico di stare zitta, altre volte invece no, lo ascolto però mi fa piacere, c'è un rapporto un po' così. Adesso vi faccio una domanda un po' difficile. Pensateci e vedete che cosa potete rispondere. Se non foste diventate calciatrici, che cosa avreste fatto nella vita? Allora, se l'avessi chiesto a me di 6 anni, mi vergogno un po' di dirlo. La cantante? No. Io ho sempre detto che volevo fare o la calciatrice o la cantante. Vabbè, è rimasta la mia passione, mi piace fare il karaoke, queste cose, non è che sono particolarmente brava. L'avete sentita? Cioè, provate questa... Certo. Ma lo sanno. Sì, sì. Il mio compleanno quest'anno l'ho festeggiato al karaoke, quindi. Però no, se devo pensare più in maniera realistica, diciamo, avrei comunque lavorato in un'azienda. Io sono laureata in management, quindi qualcosa in questo ambito. Io sinceramente non ci ho mai pensato, però una cosa è una passione che ho dentro è il tennis, quindi penso che avrei fatto la tennista e basta. Quindi cerco di portare avanti il più possibile C'è la tennista, non lo so. la carriera calcistica e poi quando sarà ci penserò al futuro.
sportivo, io non lo so. Tu ridi di Tu noi. fai una Infatti io rido di voi, ma Sì, fortunatamente non ci ho mai pensato. Boh, devo ancora laurearmi, quindi poi dopo che mi laureo ci penserò. Vabbè, ti aspettiamo al varco. Però faccio comunicazione, quindi qualcosa un po' in quell'ambito, oppure ho fatto uno stage, ho già lavorato ragazze, è vero? Ho fatto lo stage, il tirocinio in un'agenzia di comunicazione, in realtà mi è piaciuto, mi sono divertita, quindi probabilmente avrei preso quella strada lì. La prima persona che chiamate o a cui scrivete un messaggio dopo una partita? Io a mio papà di solito. Io a mia mamma o a mia moglie, una delle due. Io solitamente rientro in spogliatoio, prendo il telefono, devo mettere la musica, ho un sacco di cose da fare e vedo chi... Ecco, spieghiamo questa mi cosa. capita. Perché tu devi mettere la musica? Perché Non lo so, questa cosa io non ho ancora, non so perché. Forse perché l'ho messa la prima volta e da lì... Irene DJ. Sì, esatto. L'ho messa la prima volta e è finita così, cioè da lì in poi basta, mi hanno... Incastrato. Perché lei si è affezionata alla cassa, no? E infatti. quindi è diventata parte integrante. Ma porta solo la cassa o scegli anche la playlist? No, tutte e No, due. tutte e due. Tutte e due, tutte e due. È un compito complicato Sì. perché cioè, poi la Devi gente... riunire i gusti di Che poi la 20 gente persone. non è che sta zitta, no? Si Ci lamenta, tiene proprio a lamentarsi, a esigente. dire no, questa non la voglio, cos'è questa roba? Mettila tu. No, però è brava. Va bene, siamo arrivati alla fine. Prima però voglio farvi l'ultima domanda. Dovete scegliere una sola parola per descrivere che cosa rappresenta l'Inter per voi. Secondo me è passione, perché è la passione che ci mette chi gioca per l'Inter, ma anche tutte le persone che vanno allo stadio, che si fanno i chilometri per tifare. Boh, secondo me è unione, perché vedo proprio una coesione, un gruppo grande, un unico gruppo che lotta ognuno per i propri obiettivi, che però allo stesso tempo ha questa unione, questa voglia di raggiungere gli obiettivi per questo club. È un po' casa, un po' sogno, perché comunque si sogna sempre di arrivare sempre più in alto e di fare questa vita. E tante cose in realtà, tutte quelle di tutti questi anni qui sono tante cose. Grazie mille ragazze per questa chiacchierata. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Ciao.